Bentornati a In Viaggio con l'Archeologo. A chiunque sarà capitato di sentirsi dire «sei in ritardo di 5 minuti». Beh, nell'antica Roma, ma anche nell'antica Grecia, una cosa del genere non poteva accadere. C'era infatti un diverso sistema per misurare il tempo, meno preciso e sicuramente molto meno stressante del nostro. Nel 46 a.C. Giulio Cesare, con una riforma del calendario, volle riorganizzare i giorni dell'anno e fu introdotto l'anno solare di 365 giorni. Il calendario era suddiviso in 12 mesi, con i nomi che utilizziamo ancora oggi, che contavano a loro volta 31, 30 e 28 giorni, come i calendari moderni. Il primo giorno del mese era detto calende, quindi per indicare il 1 di settembre, ad esempio, si diceva calendis septembribus. Il nome deriva dal verbo calo, chiamare, e indicava l'antica usanza di convocare il popolo al sorgere della luna nuova per annunciare l'inizio del mese. Le Idi invece cadevano a seconda dei mesi il 15 o il 13 e in base alle Idi si contavano poi le none, 9 giorni prima. E qui c'è una particolarità del tempo romano. A Roma si contavano anche i giorni di partenza ed è il motivo per cui le none sono il 7 o il 5. Il trucco per ricordarsi tutto è la formula moderna Marmaluot. Nel mondo greco invece le calende non erano conosciute ed ecco quindi il perché dell'espressione alle calende greche per indicare una data non precisata. Si decise anche di aggiungere un giorno ogni 4 anni tra il 23 e il 24 febbraio, dopo la festa Terminalia. La cosa particolare è che in tal modo a febbraio si contava il 24 per 2 volte. E poiché il 24 era detto Dies Sextus ante calendas Martias, il sesto giorno prima delle calende di marzo, il doppio 24 si chiamava Dies Bisextus ante calendas Martias ed ecco da dove deriva il termine moderno bisestile. Ma la singola giornata? Nell'epoca più antica questa aveva una divisione poco netta. Il giorno di luce, ovviamente, andava dall'alba al tramonto ed era suddiviso in 2 parti, fino a mezzogiorno e dopo mezzogiorno, ad meridiem e de meridie. Un araldo controllava quando il sole passava tra la tribuna degli oratori, i rostri, e la sede degli ambasciatori, la grecostasi, e a quel punto annunciava pubblicamente il mezzogiorno. La notte invece era suddivisa in 4 turni di guardia, le vigilie, di 3 ore ciascuna. Plinio ci racconta poi che nel 264 a.C., nel corso della prima guerra punica, il console Manio Valerio Messalla ordinò di trasportare a Roma da Catania un orologium, cioè uno strumento che permetteva di dividere le giornate di sole in più parti con maggior precisione. L'orologio portato a Roma però era regolato sulla latitudine di Catania e dunque non era perfetto per Roma. Il problema venne risolto solo nel 164 a.C., quando il censore Quinto Marcio Filippo dotò Roma di un orologio solare adatto alla sua latitudine. E per permettere ai romani di calcolare l'ora anche in giornate nuvolose o di notte, il censore Publio Cornelio Nasica nel 159 a.C. fece realizzare un orologio ad acqua. Da questo momento a Roma diventò possibile scandire con maggior precisione le ore diurne e notturne. Già, ma come era scandita la giornata per i romani? Si partiva all'alba con l'ora prima e si proseguiva fino all'ora 12ª al tramonto. Iniziava così la notte, nuovamente suddivisa in 12 ore, raggruppate però, come si è già detto, in 4 blocchi di 3 ore ciascuna, detti vigilie. Ma qui il calcolo del tempo si interrompeva. I romani non conoscevano infatti minuti e secondi, ed in più le ore variavano di durata a seconda del periodo dell'anno e della latitudine. Ad esempio a Roma la giornata di luce aveva durata minore con l'inverno. Al solstizio d'inverno, il giorno in cui la giornata solare è più breve, un'ora durava circa 45 minuti. Viceversa, al solstizio d'estate, un'ora arrivava a contare fino a 75 minuti. Con gli equinozi invece giorno e notte risultano uguali e le ore misuravano 60 minuti ciascuna. Insomma, avere orologi precisi a Roma non era facile. Seneca, a tal proposito, ci ricorda: «Non posso darti un'ora precisa. È più facile che vadano d'accordo i filosofi che gli orologi». Ma come funzionavano questi orologi? L'orologio solare o quadrante solare si basa sul moto apparente del Sole. Durante la giornata, infatti, il Sole sembra muoversi nel cielo tracciando un arco che va da est a ovest. Viene quindi realizzato un quadrante sul quale l'ombra di un'asta, l'ognomone,
possa muoversi segnando così i diversi momenti della giornata. Esistevano diversi tipi di orologio solare in base alla forma del quadrante stesso. Questo, ad esempio, è un orologio semisferico. Ci sono diverse linee. Le 3 curve orizzontali indicano i 4 momenti dell'anno fondamentali. La linea più in basso corrisponde al solstizio d'estate, il 21 giugno, quella centrale indica gli equinozi, il 21 marzo e il 23 settembre, ed infine la linea superiore coincide con il solstizio d'inverno, il 21 dicembre. Queste 3 linee curve sono poi suddivise in 12 parti, le 12 ore della giornata, e come si può notare, al solstizio d'inverno l'ora ha durata minore rispetto a quella estiva. In base al punto in cui arrivava l'ombra dell'ognomone si poteva così calcolare l'orario in quel momento. Ci sono anche orologi privi di gnomone. In tal caso non troviamo l'ombra, bensì un fascio luminoso che, passando per un forellino sommitale, illumina il punto esatto del quadrante. L'orologio ad acqua, o clepsydra in greco, permetteva invece di leggere l'ora anche in assenza del sole o di notte. I modelli più antichi e semplici erano composti da 2 contenitori graduati di forma troncoconica che, man mano che l'acqua scorreva, rivelavano il passare del tempo. Il sistema si basava quindi sul defluire dell'acqua da un contenitore ad un altro. E queste prime forme di orologio ad acqua vennero migliorate nel corso del tempo, fino a quando Ctesibio, uno scienziato greco del III secolo a.C., ne creò un modello molto più sofisticato, nel quale il flusso dell'acqua era costante e lo scorrere del tempo era indicato da una lancetta collegata ad un galleggiante. Gli orologi ad acqua e soprattutto gli orologi solari vennero poi esportati dai Romani in ogni parte del loro impero, così che fosse sempre possibile comprendere l'ora in ogni momento della giornata. E siamo così giunti al termine anche di questo video. Spero di non avervi rubato troppo tempo e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!